Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono così felice di avervi qui oggi. Spero che stiate tutti bene e pieni di energia perché oggi parleremo di un argomento che, diciamocelo, è un evergreen nel mondo dei drama turchi. Il presunto dramma, la presunta rivalità, il presunto conflitto tra due attrici meravigliose, talentuose e apprezzatissime, Neslihan Atagul e Fariye Evcen, con un nome che, come un terzo incomodo, si è sempre aggirato in questa storia, ovvero quello di Burak Özçivit. Esatto, oggi ci immergeremo nel cuore di questa dinamica, cercando di scavare a fondo per capire cosa ci sia di vero, cosa sia solo gossip e cosa sia semplicemente frutto della nostra fervida immaginazione. Ma prima di iniziare, un piccolo, ma fondamentale, promemoria: se siete nuovi qui e vi piacciono i drama turchi, i gossip succosi, le curiosità piccanti e tutto ciò che riguarda il scintillante mondo dello spettacolo, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno un secondo dei miei prossimi video. E, naturalmente, se il contenuto vi appassiona e vi intriga, lasciate un bel like, mi aiuterà a crescere e a portarvi sempre più contenuti interessanti. Ok, pronti? Via! Allora, mettiamoci comodi e partiamo dall'inizio, ripercorrendo questa intricata e affascinante vicenda. Neslihan Atagul e Fariye Evcen, entrambe attrici di punta nel panorama televisivo turco, hanno sempre brillato, come due stelle che illuminano il firmamento, ma con orbite, per così dire, a volte convergenti, a volte apparentemente parallele. Entrambe hanno costruito carriere solide e di successo, ottenendo un seguito di fan appassionati e fedeli, grazie a ruoli iconici in serie TV che hanno conquistato il pubblico turco e, in seguito, quello internazionale, amplificando ulteriormente la loro popolarità. Neslihan, con la sua espressività unica, uno sguardo che parla da solo e un talento che trapassa lo schermo, ha letteralmente incantato il mondo in Kara Sevda, Endless Love, dove ha interpretato una giovane donna combattuta tra amore e dovere, regalando interpretazioni indimenticabili che hanno toccato il cuore di milioni di telespettatori. La sua capacità di trasmettere emozioni complesse, la sua vulnerabilità e la sua forza interiore hanno fatto sì che il pubblico si identificasse con il suo personaggio, diventando una delle attrici più amate e rispettate del panorama turco. Fariye, d'altro canto, con la sua bellezza mozzafiato, un carisma naturale che la rende magnetica e una presenza scenica impeccabile, ha lasciato un segno indelebile in diverse produzioni, tra cui Yaprak Dokumu, Foglie cadute, una serie che ha affrontato temi importanti come la famiglia e le difficoltà della vita, e Çalku, Uccello di rovo, un adattamento del romanzo classico che l'ha vista protagonista in un ruolo romantico e appassionato. Ha saputo interpretare personaggi diversi, dimostrando versatilità e un'abilità nel calarsi nelle diverse sfaccettature della natura umana, consolidando la sua posizione come una delle attrici più amate e riconoscibili del paese. Ma la scintilla del presunto dramma, il fuoco che ha alimentato i rumors e le speculazioni, è scattata, o meglio, è stata abilmente alimentata, dalla figura di Burak Özçivit. Burak, attore di successo, sex symbol per eccellenza e, soprattutto, marito di Fariye, è stato, e lo è tuttora, uno degli uomini più desiderati e ammirati del mondo dello spettacolo turco. Con la sua bellezza, il suo fascino e il suo talento, ha conquistato il cuore di milioni di fan, diventando una star di fama internazionale. E indovinate un po'? Prima di convolare a nozze con Fariye, ha avuto una relazione sentimentale, relativamente breve ma intensa, con Neslihan. Una storia d'amore che, come spesso accade nel scintillante mondo dello spettacolo, ha lasciato il segno e ha rappresentato il pretesto perfetto per i media per dare il via alle congetture. Ed è qui che il gossip si è insinuato, come un veleno sottile e persistente. Le voci di una presunta inimicizia, di una rivalità latente, hanno iniziato a circolare nell'ambiente fin da quando Burak e Fariye hanno iniziato a frequentarsi. Si parlava di sguardi gelosi lanciati durante eventi pubblici, di silenzi imbarazzati durante le occasioni mondane, di un'atmosfera tesa e palpabile ogni volta che i tre attori si ritrovavano nello stesso ambiente, costretti a condividere lo stesso spazio. I media turchi, sempre pronti a cogliere l'occasione per una buona storia, un pettegolezzo piccante che possa far vendere più copie e generare click, hanno iniziato a speculare su un'ipotetica rivalità tra le due attrici. Le riviste patinate, con le loro copertine accattivanti e i titoli sensazionalistici,
pubblicavano articoli che analizzavano minuziosamente i loro look, le loro scelte professionali, le loro dichiarazioni, tutto, cercando di trovare un indizio, un segnale, un'ombra di conflitto. Un vero e proprio circo mediatico, orchestrato con maestria e con l'unico scopo di attrarre l'attenzione del pubblico. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? È una domanda che risuona ancora oggi, una domanda a cui è difficile dare una risposta definitiva e univoca. Il mondo dello spettacolo è spesso un palcoscenico dove la finzione si mescola alla realtà, dove le interpretazioni possono essere fuorvianti e dove le dinamiche umane sono complesse e sfaccettate. È facile immaginare che, inizialmente, la situazione potesse essere un po' tesa, soprattutto all'inizio della relazione tra Burak e Farie. È naturale che, in certe situazioni, possa esserci un po' di imbarazzo, un po' di diffidenza, un sentimento comprensibile, dettato dalla naturale difficoltà di affrontare un passato che si intreccia con il presente. Ma da qui a parlare di una rivalità vera e propria, di un conflitto aperto e dichiarato, ce ne passa. C'è un abisso tra le due cose. Nel corso degli anni, Neslihan e Farie hanno continuato a lavorare, a partecipare a eventi, a rilasciare interviste, a mantenere un profilo pubblico. E, a quanto pare, hanno sempre mantenuto un certo decoro, un'eleganza innata che le contraddistingue. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche piccate, non ci sono state frecciatine velate sui social media, non ci sono stati gesti eclatanti che potessero alimentare ulteriormente il gossip. Anzi, in diverse occasioni, le due attrici hanno mostrato rispetto reciproco, evitando commenti negativi, evitando di rilasciare dichiarazioni che potessero essere interpretate come offensive, e mantenendo un atteggiamento professionale, dimostrando di essere consapevoli della loro responsabilità nei confronti del pubblico e della loro immagine pubblica. Un episodio in particolare, un evento legato alla sfera privata, ha fatto molto discutere e ha contribuito, forse, a smorzare le tensioni e a far capire che il presunto dramma era stato un po' esagerato, la nascita del figlio di Farie e Burak. Neslihan, nonostante i rumors e le speculazioni che la volevano in conflitto con la sua rivale, ha inviato un messaggio di congratulazioni alla coppia, un gesto semplice, ma significativo, un gesto che ha dimostrato maturità e rispetto, un gesto che ha contribuito a sgretolare le fondamenta del castello di carte costruito dal gossip. Un messaggio che ha parlato più di 1000 parole, smentendo, con la sua semplice esistenza, le voci maligne che circolavano nell'ambiente. E poi, diciamocelo, nel mondo dello spettacolo è facile creare rivalità dove non ci sono. I media, spesso, come abili burattinai, enfatizzano le differenze, amplificano i conflitti, alimentano le polemiche, creano personaggi, a volte, dove in realtà ci sono solo persone, con le loro fragilità, le loro emozioni, le loro storie. Nel caso di Neslihan e Farie, è probabile che la stampa abbia cercato di creare una storia, una narrazione avvincente, dove, in realtà, c'era solo la normalità, la professionalità e, perché no, anche un pizzico di rispetto reciproco, un sentimento che, nonostante le presunte rivalità, non è mai venuto meno. Un altro elemento da considerare, un tassello fondamentale di questo puzzle, è che, nel corso degli anni, sia Neslihan che Farie hanno continuato a percorrere strade professionali differenti, a coltivare i loro talenti in modo autonomo e indipendente. Pur essendo entrambe molto popolari, con un seguito di fan che le adora, hanno scelto progetti diversi, con ruoli diversi, con ambientazioni e contesti differenti, e questo ha contribuito a diminuire le occasioni di confronto, a ridurre la possibilità di alimentare ulteriori speculazioni. La distanza fisica e professionale ha, in un certo senso, smorzato le tensioni, consentendo alle due attrici di concentrarsi sul proprio lavoro e di costruire il proprio percorso in modo individuale. E poi c'è la maturità. Entrambe le attrici sono donne adulte, con una carriera consolidata, con una vita privata felice e appagante, con una consapevolezza del proprio valore e del proprio ruolo. È improbabile che si lascino coinvolgere in una rivalità infantile e priva di senso, in una guerra di nervi alimentata da pettegolezzi e maldicenze. Probabilmente, hanno anche imparato a gestire le dinamiche dello spettacolo, a ignorare il gossip, a non dare peso alle illazioni, a concentrarsi sul loro lavoro, sulla loro arte, sulla loro crescita personale e professionale. Hanno dimostrato,
con la loro condotta, di avere la forza e la saggezza necessarie per non farsi travolgere dalle chiacchiere e dalle malelingue, di non farsi strumentalizzare dai media, di preservare la loro immagine e la loro reputazione. In conclusione, possiamo dire che il presunto dramma tra Neslihan Atagul e Fahriye Evcen, alimentato dalla presenza di Burak Özçivit, è probabilmente stato un'esagerazione mediatica, un'invenzione costruita ad arte per attirare l'attenzione del pubblico. Certo, è possibile che ci sia stata un po' di tensione iniziale, un'inevitabile difficoltà nell'affrontare il passato e nel gestire le relazioni, ma nulla che possa essere definito una vera e propria rivalità, un conflitto aperto e dichiarato. Le due attrici hanno dimostrato professionalità, maturità e rispetto reciproco, evitando di alimentare il gossip, evitando di cadere nelle trappole dei media, e concentrandosi sulle loro carriere, sulla loro arte, sul loro lavoro. E ricordiamoci, il mondo dello spettacolo è pieno di finzione, di apparenze, di interpretazioni, e spesso la realtà è molto più semplice e meno drammatica di quanto si voglia far credere, di quanto si voglia far apparire. Quindi, per riassumere brevemente, in modo da fissare i concetti chiave nella nostra mente, abbiamo parlato della presunta rivalità tra Neslihan Atagul e Fahriye Evcen, del ruolo di Burak Özçivit in questa storia e di come i media abbiano contribuito a creare un'immagine distorta della realtà, una realtà gonfiata, ingrandita, romanzata. Abbiamo cercato di capire cosa ci fosse di vero, cosa fosse solo frutto della nostra fervida immaginazione e di come le dinamiche umane si intrecciano con quelle del mondo dello spettacolo. E, alla fine, abbiamo concluso che, probabilmente, il dramma era molto meno di quanto si diceva, che le tensioni sono state esagerate, che la realtà è molto più complessa e sfaccettata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, sono curiosa di leggere le vostre opinioni, di sapere cosa ne pensate voi. Avete mai avuto la sensazione che ci fosse davvero una rivalità tra Neslihan e Fahriye? Oppure avete sempre pensato che fosse tutto un'esagerazione mediatica? Cosa ne pensate di queste dinamiche nel mondo dello spettacolo? Come credete che le attrici gestiscano le pressioni e le aspettative del pubblico? Sono curiosa di leggere i vostri pareri, le vostre riflessioni, le vostre interpretazioni. E non dimenticate, se il video vi è piaciuto, se vi ha appassionato, se vi ha intrattenuto, mettete un bel mi piace, lasciate un commento, condividetelo con i vostri amici appassionati di drama turchi, con tutti coloro che amano il gossip, le curiosità e il mondo dello spettacolo, e, soprattutto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, per essere sempre aggiornati sulle ultime novità, sui retroscena più succosi e sulle storie più intriganti. Grazie ancora per aver guardato, grazie per la vostra attenzione, grazie per il vostro tempo. Ci vediamo al prossimo video, con nuove storie, nuove curiosità e nuovi pettegolezzi. Un abbraccio caloroso a tutti voi. Arrivederci!